Hai comprato un gimbal per smartphone ma i tuoi video continuano a non piacerti? Probabilmente non è colpa del gimbal. Ecco 5 trucchi per usare al meglio un gimbal, specialmente quelli per smartphone. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Mi occupo professionalmente di videomaking da metà anni 90 e a quei tempi, per avere delle riprese video fluide dall'aspetto cinematografico, bisognava investire cifre molto ingenti ed avere competenze estremamente articolate. Oggi, con meno di 200 euro, ti compri un gimbal per smartphone di livello top, ma non è un oggetto magico e proprio per questo condivido i 5 trucchi che cambieranno faccia ai tuoi video, più uno extra fondamentale qualunque sia il sistema che usi per girare i tuoi video. Ringrazio Insta360 a cui ho chiesto questo Insta360 Flow per mostrarti questi trucchi che comunque puoi applicare con qualunque altro gimbal. Non ho pagato l'Insta360 Flow, ma il video non è sponsorizzato e nessuno ha visto questo contenuto prima della sua pubblicazione. Nessuno in realtà, tranne gli abbonati che possono guardare in anteprima tutti i miei video senza pubblicità. Puoi abbonarti col pulsante qua sotto. Nella descrizione ti lascio anche il link per verificare il prezzo dell'Insta360 Flow, è un link di affiliazione. Acquistando da questo link tu spenderai esattamente la stessa cifra e magari avrai qualcosa in omaggio e io ricevo in cambio una piccola percentuale. Nella descrizione trovi anche tanti altri link che ti permettono di supportarmi e di risparmiare. Il primo consiglio, tanto semplice quanto efficace, è quello di bilanciare correttamente il gimbal. Nel caso dell'Insta360 Flow ti viene fornito questo morsetto con l'attacco magnetico e devi semplicemente posizionarlo al centro in maniera tale che questo particolare si trovi al centro del telefono. Questa operazione, per quanto effettivamente funzioni e vedi il gimbal sembra perfettamente fare il suo lavoro, in realtà se io ora spengo i motori del gimbal, basta premere 2 volte questo tasto e ora vedi il telefono è libero di muoversi, posso perfezionare questo bilanciamento. Vedi che il telefono tende a cadere da questo lato, quindi è più pesante da questa parte, basta che io lo sposto di qualche millimetro dall'altro lato e vedi che adesso è perfettamente bilanciato. Verifico anche sull'altro asse e anche qui ho un problema simile, lo sposto ancora leggermente e adesso guarda un po' come lo lascio, il telefono resta. In questo modo il gimbal è perfettamente bilanciato, consumerai meno batterie, i motori si sforzeranno di meno e le riprese saranno molto più fluide. Usa le impostazioni corrette, evita lo zoom digitale specialmente sopra i 2x e preferisci sempre la fotocamera posteriore che ha una qualità decisamente più elevata rispetto a quella dedicata ai selfie. Anche se devi riprenderti, con l'Insta360 Flow puoi utilizzare il tracking, basta premere il pulsante frontale una volta e il telefono inizierà a seguirti, anche che non mi vedo. Io ora so perfettamente, perché vedo il telefono seguirmi, che mi ha agganciato e dunque non dovrò preoccuparmi di vedere quello che c'è sullo schermo. È una funzione estremamente comoda e con le applicazioni di Insta360 funziona in maniera molto affidabile. Quando è necessario utilizza le impostazioni manuali, specialmente per l'esposizione, e questo non è sempre necessario, ma possono capitare delle circostanze nelle quali la variazione di esposizione può effettivamente rappresentare un fastidio. Purtroppo nella versione Android di Insta360 Flow non è possibile utilizzare la regolazione manuale, ma puoi comunque fare riferimento agli istogrammi per regolare l'esposizione, dunque per rendere l'immagine più chiara o più scura, in quanto il display del telefono, per quanto bello luminoso, può ingannarti, specialmente quando ci sono condizioni di luce molto intensa. Ti ho spiegato come utilizzare gli istogrammi per regolare l'esposizione nei video, ti lascio il link linkato nella descrizione qui sotto e nella card sopra alla mia testa. Impara a gestire correttamente il gimbal, prima di tutto impugnalo correttamente, se possibile con 2 mani.
Nell'Insta360 Flow c'è questa comoda prolunga che poi può diventare anche un piccolo cavalletto che ti permette di impugnarlo con due mani, e questa è la cosa che ti consiglio, renderà il tutto più stabile e più controllato. Se il tuo gimbal non ha questa possibilità, puoi comunque utilizzare un piccolo cavalletto da tavolo. Se devi fare delle panoramiche ti conviene ruotare col busto piuttosto che muovere una mano a questa maniera, otterrai risultati ballonzolanti e incerti. Se invece ruoti sul busto sei molto più preciso e i movimenti sono più fluidi, più regolari. Nell'Insta360 Flow hai a disposizione anche questa prolunga, in altri gimbal puoi comunque arrangiarti con un selfie stick e questo ti permette di creare dei movimenti stile jib, dunque che ruotano ma non intorno all'asse del telefono, ma in un punto molto più lontano, e questo unito al tracking ti permette di creare, vedi, dei movimenti stile slider. Nessun gimbal che costi meno di un'automobile è stabilizzato sull'asse Z, quello verticale, per cui devi imparare a muoverti correttamente, a camminare bene. Se pieghi leggermente le ginocchia ammortizzerai i tuoi passi, e ancor meglio se cammini tacco punta, dunque poggiando prima il tacco e poi la punta, cercando di muoverti nella maniera più uniforme possibile. Tieni sempre gli occhi sul display, resta concentrato e possibilmente usa il tracking. In questo modo il gimbal penserà a seguire il soggetto e tu potrai concentrarti sul movimento. Gira ogni scena più di una volta e riguarda quello che hai girato immediatamente. In questo modo sarai sicuro di avere le riprese giuste, ma soprattutto diventerai un po' più pratico ad ogni volta che ripeti lo stesso movimento. Studia il soggetto, non cominciare subito a riprendere, cerca di capire qual è la strategia migliore, qual è l'inquadratura che valorizza al meglio ciò che puoi riprendere. Usa la regola dei terzi magari, anziché inquadrare in maniera perfettamente centrale. Anche sull'Insta360 Flow ha a disposizione la griglia che ti permette di sfruttare questa regola, ma la trovi in praticamente qualunque app. Qual è la luce migliore? Conviene girare nel momento esatto in cui vorresti farlo, o magari attendendo qualche minuto o magari qualche ora le cose cambierebbero. Cerca il punto di ripresa migliore. Un movimento di macchina aggiunge qualcosa o non serve a nulla? Perché qualunque cosa tu farai nella fase di ripresa dovrebbe essere finalizzata a raggiungere un risultato specifico che tendenzialmente dovresti avere in testa. E questo ci porta al quinto consiglio importantissimo: racconta una storia. Non basta girare delle belle immagini, è necessario che queste riprese, messe tutte insieme, raccontino una storia, trasmettano un'emozione che è quella che stiamo provando o comunque quella che vogliamo trasmettere, anche se non stai girando un qualcosa di strutturato, di progettato a tavolino. In ogni caso, 5 minuti, 2 minuti prima di iniziare le riprese, cerca di capire quello che vuoi comunicare. Se proprio sei indeciso, considera che un campo largo, uno medio e poi dei dettagli stretti, tanto da destra che da sinistra, in fase di post-produzione saranno una manna dal cielo. Avrai tutto ciò che ti serve per organizzare un mini racconto di quello che stai riprendendo, ma riflettere qualche minuto t'assicuro che cambierà completamente il livello dei tuoi video. E poi c'è l'ultimo consiglio, a mio avviso importantissimo, anche se non utilizzi un gimbal, qualunque sistema tu utilizzi per riprendere video, ovvero conta. Cosa vuol dire? Accertati che le tue riprese abbiano la lunghezza corretta. Nell'istante in cui stai girando è difficile valutare il tempo che passa e la velocità dell'azione. Contare mentalmente ti aiuta proprio a fare questo processo. Se hai deciso che quell'inquadratura debba durare 2, 3, 4, 5, 7 secondi, nell'istante in cui tu conti ti rendi conto se effettivamente il movimento, l'azione che si sta svolgendo ha la durata che desideri, e soprattutto se devi coprire ad esempio un parlato o una musica, utilizzando questo stratagemma sei sicuro che quando arriverai in post-produzione non dovrai fare nulla di strano
servono per allungare o per comprimere ciò che hai ripreso. Ci sono poi svariati altri consigli che si applicano a qualunque sistema tu utilizzi per girare video, in particolare se stai utilizzando uno smartphone. I 10 trucchi più importanti te li ho spiegati in un tutorial, te lo linko qui accanto, fai clic per guardarlo. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, condividi questo video, è molto importante, metti un bel like, iscriviti al canale, lascia un commento, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.